amici, benvenuti e bentornati sul mio canale. Come vedete siamo in aeroporto perché, come forse vi avevo annunciato, stiamo per andare in un super posticino e questo posticino sarà la Nuova Zelanda. Apriamo una parentesi, come tutti sapete io ho aperto questo canale perché sono in Australia e a volte mi sento tra virgolette sola e quindi ho bisogno di chiacchierare con qualcuno. Visto che non posso vi richiamare tutte le persone che mi guardano, ovvero voi iscritti, faccio questi video e li pubblico, quindi è oggettivamente come farei dei video io. Voi state vedendo questa parte qui prima di un sacco di belle cose. Le cose belle che vedrete saranno registrate sicuramente meglio e va bene, però questo alla fine è tipo un piccolo diario di questa iper mega avventura, quindi anche se non viene estremamente bella, a noi ce ne frega qualcosa. Vabbè, tutto ciò per dire che adesso siamo qui e con il fatto che è un volo internazionale non abbiamo potuto fare il check-in online. Sveglia 4:30, ci siamo alzati alle 4:18 perché avevamo l'angoscia di non sentire la sveglia. Non abbiamo dormito molto bene, ma ci sta, penso un po' tutti. Avevamo prenotato un taxi ieri e niente, abbiamo preso il taxi, siamo arrivati in aeroporto, abbiamo fatto il check-in. Ah, finalmente abbiamo il nostro timbro sul passaporto. Siamo super contenti perché quando siamo arrivati nessuno ci ha fatto nessun problema. Io e Fila eravamo super tristi perché volevamo il timbro australiano, cioè, capito? Non si può dire di essere stati in un posto senza il timbro. Sto scherzando ovviamente, però, perché Fila l'ha chiesto, visto che mi hanno fermata. Ora vi faccio vedere il timbro del passaporto nella pagina sbagliata per Fila. Floating so high, whispers in the air, no need to care. Ciao amici, noi stiamo quasi arrivando. Ditemi se anche voi siete quel tipo di persona che pur di far stare tutti comodi, tipo si fa piccolo piccolo sta nel suo, o siete come lui. Siamo ufficialmente in Nuova Zelanda, è stato tutto molto confusionario. A me hanno fatto il timbro perché il mio passaporto ha tipo un piccolo difetto anche se è nuovo, mentre Phil no. Questo per colpa di una addetta molto antipatica, perché poi quando ho parlato con il signore che mi controlla il passaporto gli ho detto: posso chiedere un piacere, non è che faresti il timbro anche a un fidanzato? E lui ha detto sì certo, è arrivata proprio la tipa e gli ha detto no, lui non può. Quindi ora aspettiamo di prendere il secondo volo per Auckland. Amici, siamo appena atterrati a Auckland, quindi ufficialmente benvenuti in Nuova Zelanda. Ta-da! Si sta benissimo, si respira aria finalmente, è da 9 mesi e sentiamo l'umido nel naso, clima perfetto. Cioè proprio perfetto. Ora dobbiamo capire un attimo e quindi ci sentiremo dopo. Che dire? Poi lo sapete che non sono capace di editare, quindi questi sono realmente i colori che ci sono. Va bene, ora home tour. Questa è l'entrata. Subito abbiamo la cucinina, poi abbiamo subito davanti la camera. Beh, ora vedete tutto spostato perché abbiamo già controllato il letto. C'è il letto, Phil, poi abbiamo messo in carica, io. Oh wow, reazione di Filippo al tramonto, vediamo. Ok, bella reazione. Finivo di farvi vedere, poi abbiamo il bagno. Anche qua abbiamo il lavandino, specchio, water. È tutto molto pulito, vi dirò la verità. E poi doccia. Ci accomodiamo. Che dici? Madonna. Pazzesco. Eccoci ufficialmente arrivati nel nostro primo motel. Non so se avrò già messo l'home tour prima o dopo questa clip. Comunque, l'appartamentino è perfetto, pulitissimo, non ce l'aspettavamo, eravamo un po'. Anche perché poi l'accoglienza è stata fatta da un signore un po' strano, senza voce, che ci ha fermati e ci voleva per forza dare il latte. È stato molto gentile. Lui, poverino, non può sapere che io sono intollerante al lattosio, quindi ok. Nulla, adesso ci mangiamo un po' di frutta. Qua sono le 9.
abbiamo ananas, melone, anguria. Non so, hai da aggiungere anche tu? Cioè questo video, questa serie di video tipo di coppia, quindi Posso esprimermi. puoi esprimerti. Non ci aspettavamo di trovare un posto così pulito, anche dalle aspettative che abbiamo visto arrivando tipo, dall'esterno. La porta era piena di ragnatele. Sì, no, In realtà Phil quando è entrato ne ha presa una in faccia di Così. Ora ci guardiamo un po' di Nick, Human Safari. Immaginate se un giorno Nicolò Ballini verrà mai ai miei video. Sarebbe troppo divertente. Va bene, ora mangiamo qualcosina, guardiamo un po' di video. Probabilmente dormiremo perché domani mattina alle 8 abbiamo il ritiro della macchina e ufficialmente inizierà il nostro road trip neozelandese. Ciao! A domani! A domani. Abbiamo appena ritirato la nostra macchinina, è una Yaris, una Toyota ibrida. Abbiamo attaccato la musica e Radio 92.60 ci consiglia questa musica classica di sottofondo. Ora torniamo un attimo al motel, prepariamo le cose, ci diamo una lavata e partiamo! Buongiorno amici! Buongiorno. Ufficialmente giorno 1. Adesso stiamo scaricando le mappe della Nuova Zelanda, così che anche da offline possiamo girovagare. E niente, siamo super emozionati, il posto è bellissimo. Letteralmente siamo in un posto qualunque qui in questo momento qui a Auckland. Quindi ora ci avviamo e ci teniamo aggiornati. Inizio sempre con ciao amici, vabbè, perché vi saluto, ci vediamo di nuovo. Non so se riuscite a sentire, ma stiamo per andare a vedere una cascata. Siamo appena arrivati, questa è la nostra macchinina per questi 7 giorni in questa isola del nord. Le riprese ovviamente le farà Phil, quelle non parlate. Allora, abbiamo iniziato la camminata, sono 10 minuti circa, quindi direi super fattibile. Devo dire che sono estremamente contenta, non so se l'ho già detto in un altro video fatto precedentemente, ma da quando abitiamo in Australia lì il clima è molto umido e quindi si respira sempre questa umidità. Qui invece si respira aria, finalmente aria, è molto simile al Trentino dove abitiamo. Questo mi rende estremamente contenta e c'è anche freschino. Quanti gradi ci sono? Mio compare. Oddio. Siamo a Temata. Un momento di attesa, prego. 21. Ok, 21 gradi. Percepiti magari leggermente di meno. O forse sono io che ho le spalle scoperte. Siamo troppo contenti. Allora, qui siamo arrivati alle Bridal Falls. E dovrebbero essere delle cascate. Escono da un piccolo fiumicello tranquillissimo, questo monte, questa collina diciamo. Poi c'è questa spaccatura enorme e ci si ritrova a strapiombo, saranno un 40 metri forse. Molto bella. Oh no signora, proprio nel momento. Vabbè. Però alla fine è un piccolo fiumicello molto tranquillo e dopo dal nulla diventa una mega cascata. Poi introdurremo qualcosa in più di storia, non ci siamo documentati molto. No, in effetti no. Arrivati qui abbiamo capito che con una colata lavica negli anni si sono stratificati quelli che poi diventano quelle forme geometriche di basalto stupende e poi con l'andare dei secoli l'acqua poi ha iniziato a scorrere e ha creato questa cascata sostanzialmente, scavando il terreno fino ad arrivare poi a una rottura e creazione di questa erosione dove adesso noi vediamo la cascata. Stupendo. Ripartiti, ora stiamo andando alla ricerca di un posto da mangiare e l'unico vicino, visto che è Luna, sarà un gastropub, quindi vedremo. Io ho preso una 6
essendo? Io faccio mangiarla. Dovresti mangiarlo tipo... No, non è possibile, amore. Il pane è imburrato. Oh merda. Quindi è molto buono, ma devo prendere una pastiglia. È enorme. Non so Vai. neanche da dove iniziare. Che figo. Buona. Bene. Buon appetito. Allora, come state vedendo, quindi c'è della sabbia vulcanica, proprio perché Non so se è lui il responsabile. tecnicamente è un vulcano. E faremo così, ci informeremo e sotto ci sarà il voice over di Filippo che vi spiega la storia di questa spiaggia. Allora, praticamente tutta questa zona dell'isola nord è stata modellata dai vulcani dell'altopiano centrale, tipo il monte Ruapeu, che si trova proprio qui all'interno dell'isola del nord. Migliaia di anni fa le eruzioni hanno rilasciato lava, minerali scuri, cenere e pian pianino il vento, la pioggia e i fiumi hanno poi portato tutto fino al mare e poi l'oceano ha fatto il resto. Le correnti hanno ridistribuito tutta questa sabbia e materiali lungo tutta la costa ovest, creando queste spiagge nere che sembrano veramente fuori dal mondo. E la cosa incredibile è che al sole, dove stiamo camminando, si scalda veramente tantissimo rispetto alla sabbia normale e cammini scalzi e senti proprio il calore, ti sembra di camminare sulla lava appena solidificata. Delle onde alpine. Sunrise bleeding through the glass. Got the gas tank full. We're moving fast. Leaving all the ghosts. Welcome to New Plymouth, la nostra accommodation dovrebbe essere quella. The only way is forward now. Cacciatrici di Mosche. Welcome nel nostro secondo alloggio. Questo, come potete vedere, è un posto. È un alloggio da backpackers, chiaramente, quindi ci si ritrova il quantitativo di polvere più grande, non si vede molto forse, però la stanza, un giunto materasso matrimoniale dove dormiremo nei nostri sacco letto, perché per fortuna abbiamo deciso di prendere dei sacchi letto, quindi per infilarci all'interno sotto la roba qua e almeno ci evitiamo La peste, direi. il contatto diretto con i capelli, cappellacci, robe non volute. Sì, ci piace viaggiare, Ma abbastanza pulito. la vista è questa. Per il resto sul niente, l'entrata è di qua, bagnetto piuttosto unto e po' sporco in terra, doccia, e ha visto tempi decisamente migliori, però ci siamo. Arrivati alla seconda destinazione del giorno, praticamente terza. Ciao! Oh, scusa. Oh, non ho la moneta. Ma no, Sky. Dammi a me. Grazie, Occhetta. Allora, abbiamo appena finito di cenare con dell'insalata comprata da Woolworths, ovvero il supermercato. Abbiamo anche della frutta dopo, un po' di melone e di anguria. La giornata è stata intensa, Ma neanche troppo. cioè intensa nel senso piacevole. Fila ha virato tutto il tempo. E domani obiettivi tecnicamente, andare a vedere bene il vulcano, una prospettiva fighissima. Poi il pomeriggio non mi ricordo qual è il piano. Si va verso il parco del Tongariro, ovvero l'altro vulcano.
Quindi che dirvi, la giornata di oggi si conclude qui e noi ci vediamo domani. Ciao! Buongiorno amici, anche la seconda notte è finita. Onestamente abbiamo dormito molto male. Abbiamo dormito qua dentro, io ficcata dentro, fino qui, con i nostri sacchi letto. Giornata sembra promettente. Sistemiamo un attimo e capiamo cosa fare oggi. L'obiettivo sarebbe riuscire a vedere quella montagna da qualche prospettiva un po' differente, senza però perdere troppo tempo perché dobbiamo rispettare il nostro itinerario. Ci aggiorniamo. Unica alternativa per un po' di tè caldo, Starbucks oggi. In realtà è anche perché è un po' un mio sfizio. Ciao. Questo è il Monte Taranaki, ovvero il vulcano attivo, uno dei più importanti qua in Nuova Zelanda. È alto 2500 rotti metri, quanto è possente anche solamente dalle immagini. Quello è un vulcano. Che ne pensiamo? Stupendo. E qui dietro di noi, mare della Tasmania. Sta buino. Noi adesso siamo esattamente qui. Quindi siamo in Repubblica di Wangan-Momona, una repubblica autonoma, penso che sia un territorio autoproclamato, uno stato autoproclamato, qualcosa del genere, super figo, assurdo. Adesso proveremo a farci fare timbro sui nostri libricini, poi proseguiremo il nostro itinerario. Siamo arrivati dopo un bel 4 ore, 5. Non si vede niente, però l'aria è bellissima. Siamo sulla strada per andare al parco. Adesso andiamo a fare il check-in e poi prenderemo le valigie. Proviamo questa pasta alla boscaiola. Attenzione. Ah, madonna. Attenzione. Attenzione. Ciao Giovanni Rana, eccoci qua, siamo in Nuova Zelanda e stiamo facendo la tua classic Italian recipe kit. Linguine alla boscaiola. Shake, shake, shake. Profumo buono? Madonna, senti? Un porco due. E dai. Verrà sopra tutto. Un po' di plastica che non fa mai male. Ok, così. È il momento più bello che abbiamo visto, credo. Stiamo parlando. Buondì amici,
fare un trekking su un vulcano. Siamo molto emozionati, un po' stanchi, e qui c'è l'alba. Ci vediamo, penso, in cima. Scusate, interrompo la pace dei suoni della natura neozelandesi che state sentendo. Senza giri di parole, durante la camminata ho avuto un grande attacco di panico che ci ha tenuti fermi più o meno un'oretta, forse anche un'oretta e mezza. Io vedevo anziani, vedevo bambini passare davanti a me, dicevo ma come cavolo è possibile? E mi sentivo un fallimento, dicevo ho 20 anni, sono una persona sportiva, non ho problemi fisici. Ci tenevo a raccontarvela per il semplice fatto che mi piacerebbe normalizzare un pochino che tutte le persone sono differenti e quello che per me può essere difficile o comunque può mettermi ansia o qualunque sensazione, chiamiamola negativa, ovviamente per te può essere banale, può essere facile, però siamo tutti persone differenti e è anche giusto mostrare questa parte per non far sentire sole le persone che soffrono effettivamente di attacchi di panico per motivazioni che magari anche a loro stessi sembrano stupide, che non è mai una cosa stupida. Siamo persone differenti, abbiamo fragilità differenti, non sminuiamo quello che a noi magari fa star male solo perché per le altre persone può sembrare stupido. Cos'è che hai detto? Dove c'è l'omino giallo che piangevo? E lì cosa c'è dietro di te? I laghi. Non ci credo che sono vicino. Dopo una grande e lunga crisi ce l'abbiamo fatta, siamo ripartiti. Siamo qua in mezzo al Filippo di un cratere. Insomma, che vista ragazzi. Dove siamo? In cima? In cima a un vulcano. Com'è andata la tua giornata? Bene, ho pianto un po', ma ora siamo qua. Va tutto bene. Che colori? La discesa mi farà un po' paura, ma per ora vediamoci. Momento panini con vista. Adesso si torna indietro. Ok, quindi fatto o no? È difficile, superato. Comunque ci siamo sparati un quasi quanto? 800 metri. Adesso siamo qua di nuovo nel cratere e noi eravamo esattamente in cima lassù, proprio qua. L'ho fatto scendere, sì. Grazie. Grazie. Ciao a tutti, stiamo rientrando. È stata una giornata assurda, me lo ricorderò per tutta la mia vita. E adesso la vista è questa. Stiamo rientrando su questo bellissimo pontile, tipo. Fantastico. Yes, lighting up the last mile, like a promise in the sky. The love's gonna carry us high. When your lips curve just right, they turn my gray skies bright. I see forever in the sunset in your smile. Buongiorno amici, anche oggi siamo già partiti. La notte che abbiamo passato è stata in realtà abbastanza tranquilla, tranne verso le 5:19 in cui è partito l'allarme dell'incendio. Alla fine era un falso allarme, quindi ok, però
diciamo che non è stato molto piacevole. Oggi è una giornata in realtà solo di auto, nella quale andremo a vedere alcune attrazioni molto, non so, interessanti per me. A metà giornata tecnicamente dovremo arrivare anche nel posto che ha il nome più lungo, ora non so se del mondo, forse non proprio del mondo, ma sicuramente dell'Oceania. A voi le clip. Eccoci qua, questa è la prima attrazione, amici. Seconda attrazione della giornata. Un mega stivale. Assurdo. Solo in Nuova Zelanda. Potrebbero esserci negli Stati Uniti, direi, sì, beh, chiaramente, ma è bella grande. Sì, guardate. Non è... Sono più piccola di una suoletta. Ripping at the edges, tearing at the seams. This is a road trip, a beautiful escape. Living on cheap coffee and a brand new mixtape. Yeah, a road trip, chasing down the sun. La nostra entrata è qui. Siamo appena arrivati. Ciao MTV, ecco la mia nuova casa. Cucinino mini, ma con tutto quello che c'è di necessario, nel senso profuma. Ma la cosa strana è che qui, vabbè, c'è una zona, diciamo, dove mangiare con un'isola. Divano attaccato al letto. Siamo entrati e c'è una... Cosa è calda? Cioè quanto è calda? È bollente. Assurdo. Ok. Water, la doccia, poi Quanto fuori... terrazzino abbiamo? Relax alla Polynesian Spa. E piccolo fun fact, io ho bazzicato per le spa, questa è la mia prima volta dentro dell'acqua termale, veramente. Buongiorno amici, giorno, non mi ricordo che giorno, iniziato, siamo pronti alla partenza, lasciamo questo super appartamento top comunque per questa notte. Quindi ci siamo estremamente rilassati alle terme e nulla, oggi ci aspettano alcune zone geotermali, molto interessanti, e poi pomeriggio abbiamo Hobbiton. State connessi? Ciao! Entrati al parco, ora ci aspettano, dicono 90 minuti di camminata. Wow, Penso un po' di meno, ma è già stupendo. sì. Vi lascio le riprese che fate lì. Ciao! Momentino nerd riguardo le acque termali che stiamo guardando. Allora, le acque che si trovano in questo parco, ovvero il Kiaora, che in lingua maori significa salute, si trovano appunto a Rotorua, ovvero la zona principale conosciuta per le acque geotermali naturali, come potete vedere, riscaldate dall'attività vulcanica sotterranea. Le acque che stiamo vedendo sono ricche di minerali, principalmente zolfo e componenti alcalini. Tra gli altri componenti nell'acqua c'era anche l'acido solfidrico e quindi l'odore che si percepiva, amici, era una cosa terribile. Credo che più o meno tutti abbiate in mente che odore abbia. Per chi non lo sapesse, ve lo descrivo. Avete presente le uova sode? Tendenti al marcio, ecco, quello è proprio l'odore, mentre l'acqua alcalina normalmente non ha un odore molto prepotente, ecco, diciamo che è un po' più neutra. Ad ogni modo, le temperature possono variare e girano circa tra i 36 gradi e oltre i 40 gradi, a seconda ovviamente della sorgente. Mi affascina troppo pensare che l'acqua così semplice, assieme a dei minerali naturali, possa diventare qualcosa di totalmente differente, perché ad esempio l'acqua solfurea è utilizzata tantissimo per attenuare i dolori articolari, muscolari, mentre invece l'acqua
con più componente alcalina, è molto buona per, diciamo, ammorbidire la pelle. Ovviamente c'è della scienza dietro per la quale semplice acqua mischiata con minerali naturali cambia totalmente i suoi benefici, e questa cosa emoziona troppo. Loop finito, è stato incredibile vedere tutte queste sorgenti termali, ma pazzesche, cioè assurdo. Chissà se l'Islanda sarà così o meglio. Il tour di Oppiton credo stia per finire, è stato molto interessante, abbiamo una guida molto esperta e molto informata sul tutto, quindi ci saranno anche delle chicche molto carine, ma è bellissimo, cioè è veramente bello. Ci cammino letteralmente in piedi. Sei un hobbit. È stupendo. Ma senti che casino che fa. Io po'. Siamo arrivati a Cambridge dopo Hobbiton, che è stato meraviglioso, avete già visto com'era. Al primo hotel ci siamo gravati e ora siamo qui per cenare. Siamo allo Smoke Barbecue Collection, specialità carne. Abbiamo scelto un piatto misto di 3 carni, abbiamo maiale, beef, quindi manzo e... Di nuovo maiale, penso. o forse di nuovo manzo. Io ho voluto anche provare una birra locale, che è questa, Waikato. Se venite in Nuova Zelanda, approvato per la carne. Allora, cena finita, siamo pienissimi, ma è stato tutto buonissimo. In particolare il maiale è la cosa più buona. Ora vi diremo quanto abbiamo speso e poi faremo una piccola passeggiatina per digerire e alla fine a dormire, e domani si va a Auckland. Torniamo in aeroporto e si va all'isola del Sud. In questo momento ci troviamo sul Monte Eden, che è appunto il monte da dove si può vedere tutta Auckland. Abbiamo preso probabilmente una giornata un po' così, a noi va benissimo, però diciamo che per vedere al meglio la città avremmo dovuto avere una giornata magari soleggiata.
Allora, ho già fatto il primo morso, quindi in realtà è un video un po' ingannevole, ma è letteralmente la mia prima ciambella Dunkin'. Ho preso quella semplice, come vedete appunto è quasi finita, è sofficissima e la glassa che c'è fuori è sottilissima, però è zuccherina proprio prelibata. $4 neozelandesi, che faremo la conversione, ve lo scrivo qui, chissà se costa di più o di meno che in America. E l'abbiamo presa in una sezione di servizio, piccola annotazione che Filippo voleva che vi facessi. Adesso andiamo appunto nei negozietti, poi arriveremo al motel e basta, relax. Continua a piovere come vedete, ma va bene così, va bene. Macchina riconsegnata, ora abbiamo chiamato un Uber, sono le 4 del pomeriggio, quindi arriviamo a casa, ci sistemiamo un pochino. E quindi amici, questo è stato il nostro viaggio nell'isola del nord. Domani arriveremo al sud, quindi non mi resta altro che dirvi, ci vediamo al prossimo video, ciao! Ah, e grazie per averci fatto compagnia. Allora, abbiamo comprato in un negozio asiatico queste Lay's Al gusto calamaro. sanno Le ho da... aperte, puzzano tantissimo. 1, 2, 3. Allora, il gusto è totalmente diverso dall'odore. Mangiabili sono mangiabili. Sì. Non ne mangerei un pacchetto. Vabbè, fanno cagare.